Ciao popolo, rieccomi qua. Ricominciamo da capo, ricominciamo il primo video. Ho voluto fare qualche cosa di diverso. Ci sono ormai su questo canale centinaia di video dedicati ai principianti, a chi inizia a far vedere la pietra, a far vedere l'affilatura o a far vedere il rasoio. Oggi cominciamo con dei video molto più corti, non saranno cortissimi, in cui invece passiamo a un livello più avanzato, passiamo al livello sto giro voglio fare la finitura, quella che piace a me, voglio superare il primo stadio e voglio arrivare al secondo. Tant'è vero che, se non ci avete fatto caso, ve lo faccio notare io, nella miniatura del video, da oggi in poi, in alto sulla destra, quindi no, per voi è questa, ci sarà sempre una lettera, una A o una B. A sarà per avanzato, B per basico, per cui questo è un video su come si debbano preparare le pietre, specialmente quelle da finitura, per entrare nella categoria A. Ma tutto questo, come al solito, dopo la sigla. Eccomi qua, veloce veloce, già vi ho detto di che si tratta. Adesso dovrò interrompere il video, per la prima volta li dovrò montare, perché parliamo di come preparare per bene gli strumenti per l'affilatura. Cominciamo con la pietra da finitura. Perché da finitura? Il principio vale per tutte le pietre, però è chiaro che tanto più è sottile l'abrasivo, tanto più le contaminazioni che ci possono essere sul piano di affilatura poi incidono sul risultato finale. Ma basta fare le chiacchiere, ci vediamo dopo alla fine del video per le considerazioni. Adesso vi saluto e vi lascio alla visione del video vero e proprio che ho realizzato nel lavandino del mio bagno. A dopo, ciao popolo! Ciao popolo, eccomi qua, sono spostato nel bagno, andiamo subito all'atto pratico. Adesso abbasso il telefonino e cerco di inquadrare il lavandino. Allora, vediamo la differenza che c'è tra una pulizia, una manutenzione, chiamiamola ordinaria, delle pietre. E soprattutto questo video, ve lo ricordo, è dedicato alla pietra da finitura, perché maggiore è la finezza e maggiore deve essere la precisione nella preparazione dell'attrezzatura. Ricordatevi che Iwasaki nel suo trattato dell'affilatura addirittura consigliava di affilare nelle giornate di pioggia perché c'era meno pulviscolo nell'aria, addirittura nelle giornate di pioggia e la sera. Noi non vogliamo arrivare ai stessi livelli, anche se sono consigli dati da chi se ne intende e ancora tuttora validi. Allora, vediamo subito la procedura ordinaria e l'errore e come correggerlo. Lo ripeto, adesso per 260 video i principianti l'abbiamo accontentato, adesso cerchiamo di salire un pochettino. Allora, abbasso il... ciao, non vedete più il faccione così siete contenti. Allora, abbasso il telefonino, cerco di inquadrare, spero, perché a questo punto non vedo più niente. Vediamo un po' se metto la pietra qua. Ok, allora, che facciamo normalmente? Non mi abbasso più, Noi che facciamo normalmente quando vogliamo fare la manutenzione alla pietra? Andiamo nel bagno, sciacquiamo la pietra, bagno o cucina è la stessa cosa. Prendiamo la nostra diamantata, in questo caso la Sharpal è il lato questo, il 325, sì, 325,
perché non serve neanche le pietre da finitura tirarle alla morte. Quindi tiriamo la nostra bella spianatina, la puliamo dai residui dell'affilatura precedente, dalle fanghiglie, quindi tiriamo una bella pulita, la ripassiamo sotto l'acqua, leviamo la fanghiglia e compagnia cantando. Adesso è chiaro che sarà solo un accenno, no? Non è che posso fare la pulizia ordinaria vera, anche perché sennò, come al solito, i miei video continuano a durare un'ora e c'è chi se lamenta. Allora, diciamo che questo è quello che succede nel 90% dei casi. Quindi ho spianato la pietra di nuovo, ho levato i residui di affilature eccetera eccetera, l'ho sciacquata, ma attenzione, l'ho sciacquato facendo questo. Penso che lo fanno tutti quanti, no? Quindi con la manina, fino a che non la sento liscia per bene, ok, la pietra è pronta. Che cosa succede? Che spesso questa pietra non viene usata subito, cioè questa manutenzione viene fatta sempre prima di riporre le pietre e mai invece all'inizio o poche volte. Adesso che cosa succede? Se io questa pietra la vado a riporre, si vede? Si vede. Se la pietra, dicevo, la vado a riporre, l'acqua che ho usato verrà assorbita, si asciugherà e lì c'è il problema. Oh, scusate se mi appoggio trema tutto. E lì c'è il problema. Perché? Perché abbiamo usato della normalissima acqua del rubinetto e in Italia purtroppo l'acqua è molto molto calcarea, per cui quest'acqua asciugandosi lascerà una patina di residuo fisso, di calcare, tutti i minerali contenuti nell'acqua rimarranno sopra il piano della pietra. Allora, qual è il trucco per andare in una finitura perfetta? Allora, i trucchi sono due. Primo trucco: l'abbiamo asciugata con la manina, ma siamo sicuri di aver tolto tutto? Allora, questo, io uso un normalissimo spazzolino per le unghie. Perché? Perché la pietra diamantata potrebbe essere nuova, quindi potrebbe ancora rilasciare granelli. E allora, andando in un solo verso, proprio a spazzolare, io la pulizia della pietra, per essere, ripeto, sicuro di non aver lasciato residui di abrasivi, diamantati, polvere diamantata, o se ho usato il carburo di silicio, le polveri, anche lì a togliere per bene qualsiasi residuo dell'abrasivo usato per fare la manutenzione alla pietra, uso questo. Scusate il rumore dell'acqua. Uso questo, che ha le setole corte e dure. E vi faccio rivedere. Non mischio, non giro, vado proprio a scopettare, a spazzare la pietra per far cadere gli abrasivi tutti quanti all'esterno. Ok? Quindi, primo trucco, devo essere sicuro di aver tolto qualsiasi contaminazione da abrasivo. Secondo trucco è, aspettate un attimo, lascio qui, sta a venire un mal di schiena che voi manco lo sapete. Il secondo trucco è, come ho detto, ho usato l'acqua di rubinetto, quindi molto calcarea. Aspettate, tiro su, eccomi qua, non faccio più un mal di reni, mi si porta spiegato. Quindi ho usato l'acqua del rubinetto, tutti usano l'acqua del rubinetto, quasi tutti usano l'acqua del rubinetto. Abbiamo visto che però l'acqua del rubinetto
può essere anche un'acqua molto dura. Per cui l'ultima sciacquata alla pietra, per evitare che quell'acqua si asciughi sul piano della pietra, soprattutto nel caso in cui questa non venga utilizzata immediatamente, è continuare a sciacquare con acqua demineralizzata, quindi priva di minerali all'interno, un'acqua leggera, un'acqua che non lascia residuo. Questa è l'acqua del ferro da stiro. Adesso non è che devo fare la pubblicità, il prodotto costa pochi centesimi in un qualsiasi discount, e io uso quell'acqua per caricare lo spruzzino che avete visto in centinaia, lo posso dire, centinaia di video. Quest'acqua contenuta all'interno è questa, acqua demineralizzata. A questo punto, prima che la pietra si asciughi e quindi i residui si secchino sul piano di affilatura, l'ultima sciacquata, metto così, l'ultima sciacquata con lo spruzzino e oltretutto dall'alto verso il basso a portare via. Adesso, dopo questo trattamento, che la pietra venga utilizzata immediatamente oppure che si asciughi quest'acqua che a questo punto è priva di minerali, so di avere un piano di affilatura spianato, pulito e senza nessun residuo, né degli abrasivi né dei minerali portati in sospensione dall'acqua. Dice, Madonna, ma sei che cazzo? Sì, perché adesso stiamo parlando di preparare gli strumenti per un'affilatura che va oltre. Non stiamo più parlando come affilo il rasoio per farmi una buona barba, no, stiamo parlando di come faccio a fare l'affilatura che emerge, come faccio a fare l'affilatura, quella il taglio anestetico, la lama che si sente e non si sente. Oggi partiamo dalla preparazione del materiale, ripeto, voglio fare corta. Poi ci saranno altri video che fanno vedere, ma non è finita. Dice tutto qua, manca ancora un passaggio, ma stacco il video, lo riprendiamo nella branca caverna, perché per concludere questa operazione c'è ancora un passaggio da fare. Ci vediamo dall'altra parte. Rieccomi qua. Scusate. Allora, avete visto la preparazione, non la sto a ricommentare. Ho detto manca un ultimo passaggio, sono venuto qui a farvelo vedere, quindi mi sono rimesso nella branca caverna. Allora, questa è la pietra utilizzata prima. Vedete, si sta asciugando, ma non è un problema, perché adesso quest'acqua che è sul piano di affilatura è acqua demineralizzata, per cui non lascerà patina nulla. Ho detto che mancava un altro passaggio, perché? Perché l'abbiamo spianata con una diamantata, con una 325, che è il grit, diciamo, medio, veloce per spianare, per ritirare fuori il piatto d'affilatura, per togliere subito velocemente le impurità che si sono create. Ma c'è un'altra cosa da fare, bisogna preparare la pietra al lavoro, quindi bisogna dressarla, forse il termine è improprio, ma comunque devo dare la giusta abrasività al piano di affilatura, al piatto di affilatura. Fondamentalmente i metodi sono due: o con una tomo, in questo caso io uso di preferenza la Tsushima, quindi sto salendo molto di grit rispetto alla diamantata, quindi faccio una superficie, creo una fanghiglia, comincio a strofinare, non lo farò ragazzi, comincio a strofinare
sopra la pietra che mi interessa poi per utilizzarla in finitura e sciacquo tutta la sospensione che si è venuta a creare. La risultante sulla pietra sarà un mix tra la pietra stessa e questa Tsushima, perché bene o male le durezze si equivalgono, per cui il fango con cui io andrò a lavorare su questa pietra sarà un fango misto, quindi avrò levato un po' di grossolanità creata dalla pietra, dalla piastra diamantata o dal carburo di silicio, quindi ho creato un fango misto, quindi sarà un bel piano, non dico lucido, però sicuramente molto meno aggressivo rispetto a come ho lasciato la pietra dopo aver fatto la manutenzione. Altrimenti sarebbe il caso, no, sarebbe il caso, altrimenti un altro sistema è quello di eh, usare la stessa fanghiglia tirata fuori dalla pietra. Come si fa? Una tomo. Questa è una tomo di Ozuku, questa è una tomo durissima, per cui è chiaro che andandola a strofinare la fanghiglia che si verrà a creare sarà esclusivamente o quasi esclusivamente della pietra di base. Se vedete già leggermente un accenno stava venendo fuori, ma l'accenno che stava venendo fuori, questo fango è della pietra, non è dello zucco, ok? Quindi ho dressato la superficie, ho preparato la superficie, qui sotto la mia solita vaschetta, mi dispiace ma voglio fare tutto con un'inquadratura. Adesso non mi rimane altro che, come ho fatto vedere nell'altro video nel bagno, pulire, non ce la faccio a farvelo vedere, eccola qua, pulire usando la pressione dello spruzzino, quindi la ripulisco per l'ennesima volta con acqua demineralizzata. Questa è una pietra da finitura pronta per essere usata in finitura. Attenzione che molte volte quando diciamo sta pietra non mi piace, da sta pietra mi aspettavo di più, la pietra mi ha un po' deluso, la domanda è: ma siamo sicuri che l'abbiamo preparata bene? Noi poi in affilatura abbiamo cercato di fare il meglio possibile, ma siamo sicuri che lo strumento era pronto per essere utilizzato? A voi le considerazioni. Io mi fermo perché tra 5 minuti di questo, 10 minuti di quello, alla fine il video durano sempre mezz'ora. Quindi concludo, da oggi ci saranno non solo video, chiamiamoli basici, ma anche piccoli video dedicati a un piccolo aspetto, perché tutto contribuisce poi al risultato finale. Per cui, detto questo, il solito ciao popolo a tutti quanti e ci vediamo, chi vuole sul gruppo, chi qua. Fate voi. Ciao popolo!